Hai mai avuto un incontro incredibile, quei momenti in cui tutto sembra fluire, la conversazione è leggera, gli sguardi si incrociano, e torni a casa con quella sensazione piacevole nello stomaco? Ma poi, all'improvviso, lui sparisce. O risponde in modo strano. O inizia a comportarsi in un modo che ti lascia confusa. Cosa è successo? È qualcosa che hai detto? Fatto? O forse faceva parte del suo piano fin dall'inizio? Benvenuta su Emozioni e Connessioni, il canale in cui sveliamo i giochi emotivi, i segnali nascosti e i misteri delle relazioni. Oggi scoprirai i vari livelli di manipolazione maschile che molti uomini usano nei primi appuntamenti per testare, indebolire e, alla fine, intrappolarti in un ciclo di ansia e ricerca di validazione. Ti sembra pesante? Lo è. Ma la conoscenza è la tua miglior difesa. E alla fine di questo video saprai esattamente come evitare queste trappole e mantenere il controllo della tua storia. Pronta? Allora, andiamo. Ti è mai successo? Un ragazzo ti manda un messaggio pieno di entusiasmo, non vedo l'ora di vederti oggi. E sorridi, senti un brivido di eccitazione, forse inizi anche a pianificare cosa indossare. E poi, silenzio. Passano le ore. Nessuna risposta. Nessuna conferma. Ma aspetta, lui è online. Ha postato una storia. Ha messo like a una foto. Il tuo cuore inizia a battere più forte. Si sarà dimenticato? È successo qualcosa? Prendi il cellulare, guardi di nuovo. Niente. L'ansia comincia a crescere. E prima che te ne renda conto, la tua mente ti sta convincendo a mandare un altro messaggio. Solo per avere la certezza. Ed è proprio quello che vuole lui. Non è stato solo un ritardo. Non è stato trascuratezza. È stato un test. Un gioco psicologico per invertire i ruoli e farti sentire ansiosa, insicura o come se dovessi provare di meritare la sua attenzione. Ma ora che hai capito il trucco, dimmi, davvero cadrai in questa trappola? La verità è che questo tipo di uomo gioca con l'incertezza. Sa che l'assenza crea desiderio, che la mente riempie il vuoto con aspettative, e che più aspetti, più ti coinvolgi emotivamente. Ma ecco il dettaglio. Un uomo davvero interessato non ha bisogno di farti sentire ansiosa. Non deve manipolare la tua attenzione, perché vuole la tua presenza in modo genuino. Quando riconosci questo schema, la risposta migliore non è inseguire, è fare esattamente il contrario. Non avere fretta di rispondere, non cercare di giustificare il suo silenzio e, soprattutto, non permettere che il dubbio prenda il sopravvento. Le relazioni sane non sono un gioco di potere, e la tua serenità vale molto di più di un uomo che si diverte a vederti implorare per briciole di attenzione. Quindi, la prossima volta che sparirà e riapparirà come se nulla fosse successo, sorridi, vai avanti con la tua vita e ricorda, chi davvero vuole stare con te, fa di tutto per dimostrarlo chiaramente. Siete nel mezzo di un incontro. La conversazione sembra andare bene. Tutto fluisce naturalmente, fino a quando, improvvisamente, lui menziona la sua ex. Ma non in modo qualsiasi. Ne parla come se fosse una leggenda. Lei era incredibile, super intelligente, bella, tutti volevano stare con lei. E poi, fa una pausa, ti guarda di lato, come se stesse aspettando qualcosa. Senti un disagio nel petto. Come? Se era così perfetta, perché si sono lasciati? E soprattutto, perché ne sta parlando ora? Ecco il trucco, vuole piantare il dubbio. Vuole che tu ti interroghi, che senta la necessità di provare che sei tanto brava quanto, o addirittura migliore. Questa è una tattica sottile, ma potente. Metterti in competizione con qualcuno che non fa più parte della sua vita ti fa iniziare a lottare per la validazione senza nemmeno accorgertene. Ma tu non sei qui per gareggiare con i fantasmi del passato. Le relazioni non sono una questione di superare ex fidanzate, e un uomo che ti apprezza davvero non ti farebbe mai sentire come se dovessi meritarti il posto accanto a lui.
Quindi, quando questo tipo di commento arriva, sorridi e di qualcosa di semplice, ma tagliente, deve essere stata davvero incredibile. Peccato che non sia andata. E cambia argomento. Se insiste nel portare il passato nella conversazione, fermati e chiediti, perché ha così tanto bisogno di parlare di questa ex? Un uomo emotivamente risolto non rimane bloccato nelle comparazioni. E, cosa più importante, sa che ogni persona è unica. Se ti vede solo come un riflesso di ciò che ha già avuto, significa che non ti sta veramente guardando. Ecco un dettaglio importante, questo tipo di commento non accade per caso. Spesso è una prova per vedere come reagisci. Se ti mostri infastidita o cerchi di distinguerti dalla sua ex, lui capirà di aver ottenuto quello che voleva, metterti sulla difensiva. Ora, invece di goderti l'incontro, la tua mente è occupata a provare che sei speciale. Ma perché dovresti farlo? Il tuo valore non dipende da una ex fidanzata che nemmeno conosci. Una relazione sana non riguarda il rivivere il passato, ma costruire qualcosa di nuovo. Quindi, se un uomo sente il bisogno di metterti in questa posizione, forse la vera questione non riguarda la sua ex, ma la sua immaturità. E ricordati, una donna che conosce il proprio valore non ha bisogno di entrare in competizioni che non hanno senso. Se lui vuole metterti alla prova, fai vedere che tu non giochi a questo gioco. Chi merita di stare al tuo fianco è qualcuno che guarda avanti, e non indietro. Menzioni che adori un certo genere musicale, un film o un libro, e lui reagisce con una risatina contenuta, davvero? È orribile. Non posso credere che ti piaccia. Il tono è provocatorio, ma non apertamente offensivo. È abbastanza per farti esitare per un attimo. Dovresti cambiare argomento? Scherzare dicendo che non ti piace poi così tanto? Questo è uno dei test più sottili e comuni. La sua intenzione non è solo vedere i tuoi gusti, ma osservare come reagisci alla disapprovazione. Se cedi facilmente, ridendo e concordando sul fatto che forse non è poi così buono, lui percepisce qualcosa, sei disposta a modellare le tue opinioni per essere accettata. E così guadagna un piccolo potere su di te. Ma la domanda è, perché qualcuno che ti apprezza davvero sentirebbe il bisogno di invalidare qualcosa che ti rende felice? Un uomo sicuro di sé può non condividere i tuoi gusti, ma rispetta le tue preferenze senza sminuirle. Se sente il bisogno di testare fino a che punto ti adatti a lui, il problema non sono i tuoi gusti, è la sua insicurezza. Quindi, quando senti un commento del genere, non tirarti indietro. Guardalo con un sorriso leggero e di con fiducia, sì, mi piace davvero. Ma tu, qual è il tuo preferito? In questo modo, dimostri che non hai paura di mantenere la tua opinione, mentre cambi il gioco e metti la palla nel suo campo. Dopotutto, una buona relazione non riguarda il pensare allo stesso modo, è rispettare le differenze. Questa strategia può sembrare inoffensiva all'inizio, quasi una battuta. Ma, col tempo, può diventare un modello. Oggi testa il tuo gusto musicale, domani le tue scelte di abbigliamento, poi le tue opinioni su argomenti più importanti. A poco, senza accorgertene, inizi a modellarti per evitare conflitti o, peggio ancora, per mantenere la sua attenzione. E quando te ne accorgi, non sei più così sicura di cosa ti piace o vuoi. Hai smesso di essere te stessa per diventare la versione che lui approva. Ecco il punto, un uomo che ti sfida in questo modo non sta solo cercando di conoscere i tuoi limiti, ma vedere fino a che punto può influenzarti. Un vero partner rispetta la tua individualità, anche se non condivide gli stessi gusti. Ma un manipolatore vuole che tu ti adatti al suo modello, affinché lui si senta in controllo della relazione. La vera prova di personalità non sta nel piacere all'altro a tutti i costi, ma nel rimanere salda in ciò che credi, senza dover chiedere permesso per farlo. Se non gli piacciono ciò che ascolti, indossi o guardi, va bene. Ma questo non significa che tu debba cambiare. Al contrario, la tua sicurezza nel mantenere la tua essenza sarà la sua vera prova. Quindi,
La prossima volta che qualcuno cercherà di sminuire qualcosa che ami, ricordati, la tua opinione non deve essere convalidata per essere valida. E se lui è veramente interessato a te, vorrà conoscere di più sulle tue passioni, non deriderle. E, se ti sta piacendo questo contenuto e vuoi continuare a imparare di più su come creare connessioni reali e relazioni sane, non dimenticare di iscriverti al canale Emozioni e Connessioni. Siamo sempre qui per darti consigli e spunti che possono fare la differenza nella tua vita amorosa. Quindi, iscriviti, attiva la campanella e vieni a far parte di questa comunità incredibile. All'inizio, potrebbe sembrare un complimento. Wow, sei molto più intelligente di quanto pensassi. Inizialmente, ti senti un po' orgogliosa. Ma poi arriva il dubbio, cosa pensava prima? Che non fossi intelligente? O anche, questo vestito è bello, ma starebbe meglio se fosse un po' più aderente. Vuol dire che ti sta dicendo che è bello, ma non tanto così. Questo tipo di commento è chiamato complimento mascherato da critica perché non arriva come un'offesa diretta, ma come una sottile osservazione che installa insicurezza. È una tecnica manipolativa che mette la donna in uno stato di allerta, facendola sentire sempre obbligata a provare il suo valore o a migliorare qualcosa per guadagnare la sua approvazione. Ed è proprio questo l'obiettivo. Lui vuole che tu senta il bisogno di impegnarti di più, di cercare la sua validazione, di chiedere davvero, o cosa potrei cambiare. Più ti lasci coinvolgere in questo gioco, più lui controlla la tua autostima senza che tu te ne accorga. La miglior risposta a questo tipo di commento? Non abboccare all'esca. Se lui dice sei più intelligente di quanto pensassi, sorridi e rispondi e che bello che te ne sei accorto. Se commenta il tuo abbigliamento, di semplicemente a me piace così e cambia argomento. La fiducia in te stessa è il miglior scudo contro questo tipo di manipolazione. Dopotutto, non hai bisogno di provare nulla a nessuno, e tantomeno a qualcuno che cerca di minare la tua autostima poco a poco. Questi tipi di commenti creano una dinamica pericolosa, dove inizi a mettere in dubbio le tue scelte e capacità. L'intenzione dietro queste parole non è solo scherzare o fare una critica leggera, hanno lo scopo di instillare il dubbio. La manipolazione è sottile, ma efficace. Lui pianta il seme del pensiero che, forse, non sei così brava come pensi o che qualcosa potrebbe sempre essere migliorato. E il peggio. Poiché è una critica mascherata da complimento, diventa difficile rispondere senza sembrare eccessivamente sensibile o addirittura insicura. Ora, pensa bene, chi ti valorizza davvero ti farà dei complimenti sinceri, senza mescolarli a critiche velate. Un partner che ti rispetta e che tiene a te evidenzierà le tue qualità senza farti sentire che devi cambiare qualcosa di te stessa. Commenti come ammiro davvero il modo in cui pensi o questo vestito ti sta benissimo sono esempi di riconoscimento genuino. Non arrivano con un confronto implicito o con un migliora qui, cambia là. Arrivano dal rispetto e dall'ammirazione per chi sei, senza pressioni o condizioni. Quando qualcuno cerca di manipolare i tuoi sentimenti con complimenti distorti, è fondamentale mantenere la calma e non reagire immediatamente. Queste parole non meritano la tua attenzione emotiva. Invece di chiederti se stai o meno piacendo, riconosci che chi fa queste osservazioni non ti sta veramente facendo un complimento, ma ti sta mettendo in una posizione di insicurezza. Se cadi in questa trappola, stai solo alimentando il ciclo di validazione che lui cerca di creare per mantenere il controllo. Quando ti trovi di fronte a un complimento mascherato da critica, respira profondamente e non sentirti obbligata a reagire positivamente. Riconosci semplicemente quello che sta facendo e mantieni intatta la tua fiducia. Il potere sta nel non lasciarsi scuotere e nel continuare a rimanere fedele a te stessa. E ricorda, il modo in cui ti vedi e quanto ti valorizzi è ciò che conta davvero, non quello che lui o chiunque altro pensa. La pressione per l'intimità fisica è una delle manipolazioni più sottili, spesso iniziata con la premessa di avvicinare la relazione, ma in realtà cerca di testare fino a che punto sei disposta a cedere. Può cominciare con gesti apparentemente innocenti, come cercare di prenderti la mano o anche un bacio improvviso. Tuttavia, ciò che sta realmente facendo è testare i tuoi limiti.
Vuole vedere fino a dove può arrivare prima che tu ti senta a disagio o imponga dei confini. Questo comportamento crea uno squilibrio, dove senti che devi corrispondere per non sembrare fredda o distante, ma in realtà, questa non è una relazione sana. Un uomo di valore, quello che ti rispetta davvero e vuole costruire qualcosa di duraturo, non preme. Capisce che ogni persona ha il suo ritmo e che l'intimità deve essere qualcosa di naturale e consensuale, non forzato. Il rispetto per i tuoi tempi e per le tue decisioni su ciò che è comodo o meno è la base di ogni relazione significativa. Se lui insiste in modo scomodo, è un segno chiaro di manipolazione. Un partner che vuole davvero conoscerti, valorizzarti e rispettare il tuo percorso emotivo non affretterà le cose. Per questo è essenziale che tu resti ferma nei tuoi limiti. Stabilirli in modo chiaro fin dall'inizio aiuta a evitare che questo tipo di comportamento continui o si intensifichi. Se senti che ti stai sentendo sotto pressione, non avere paura di parlare apertamente su ciò che è accettabile per te. La comunicazione onesta e il rispetto per i sentimenti reciproci sono essenziali. Ricorda che, se qualcuno ti valorizza davvero, non ti farà mai sentire a disagio o sotto pressione per avanzare in qualcosa che non sei pronta a condividere. Non lasciare che questi gesti vengano normalizzati. Sii ferma nei tuoi limiti. Questo non è solo un modo per proteggerti, ma anche per stabilire ciò che ti aspetti da una relazione sana. Non dimenticare, un partner che non capisce il valore di rispettare i tuoi tempi e le tue decisioni non merita la tua fiducia. La pressione per l'intimità fisica può essere una delle forme più sottili di manipolazione emotiva, ed è importante stare attente a questo. Anche se lui si mostra affettuoso o amorevole, l'insistenza nel forzare un contatto fisico prima del momento giusto potrebbe avere come obiettivo destabilizzare le tue emozioni, facendoti sentire colpevole o responsabile per il ritmo della relazione. Questo tipo di comportamento crea una dinamica sbilanciata, dove la tua autonomia e il tuo comfort vengono messi in secondo piano in favore della sua necessità di soddisfare desideri immediati. Questo è il tipo di atteggiamento che alimenta relazioni superficiali e irrispettose, senza spazio per la crescita reciproca o il rispetto delle differenze di ciascuno. È importante sottolineare che il tempo è un alleato fondamentale. La vera conoscenza di una persona e lo sviluppo di una relazione più profonda non avvengono in modo affrettato. Pertanto, se lui sta cercando di accelerare il processo per vedere fino a dove puoi arrivare, potrebbe essere un chiaro indicativo che non sta cercando una connessione genuina, ma sta semplicemente validando il controllo sulla situazione. Le relazioni di successo devono essere costruite sul rispetto dei tempi e dello spazio di ciascuno. Questa fretta non riguarda l'intimità, ma il potere, ed è vitale percepire la differenza. Quando rimani ferma nei tuoi limiti, non stai solo proteggendo il tuo spazio emotivo, ma stai anche stabilendo le basi per una relazione sana ed equilibrata. Dopotutto, un uomo che ti valorizza e che è genuinamente interessato a costruire qualcosa di duraturo rispetterà i tuoi limiti senza esitazioni e capirà che l'intimità, sia emotiva che fisica, deve essere conquistata con pazienza e rispetto. Questo tipo di comportamento, conosciuto come gioco di scomparsa e riapparizione, è una delle tattiche più manipolative usate dagli uomini che non sono disposti a investire emotivamente, ma che desiderano comunque mantenere l'interesse della donna. All'inizio, può essere premuroso e presente, creando una falsa sensazione di vicinanza. Ma, dopo aver raggiunto una certa intimità, inizia a allontanarsi senza spiegazioni, lasciandoti a chiederti dove hai sbagliato. Quando si rende conto che stai iniziando a distaccarti o a sentirti insicura, riappare, creando l'illusione che il suo interesse non sia mai svanito. Questo ciclo di avvicinamento e allontanamento è estremamente logorante emotivamente e può farti credere che sia necessario fare ancora più sforzi per tenerlo vicino. Entrando in questo gioco, inizi a renderti conto che la tua felicità dipende da lui, ed è proprio quello che vuole, che tu diventi emotivamente dipendente. Questo tipo di manipolazione ti fa sentire impotente, ansiosa e, spesso, insicura, mettendo in dubbio il tuo valore ogni volta che lui scompare. La sua risposta, quando cerchi un incontro o una spiegazione, tende ad essere fredda o evasiva, lasciandoti ancora più confusa su dove si trovi la relazione.
Ma non cadere in questa trappola emotiva. Potrebbe stare testando quanto sei disposta a sottostare al suo gioco, e il suo obiettivo è mantenere il controllo sulla relazione. Il modo migliore per affrontare questa situazione è semplice e diretto: se un uomo scompare senza spiegazioni, lascialo andare. Non ti attaccare a chi non è disposto a essere costante o trasparente. L'amore e l'affetto veri non sono giochi, e meriti qualcuno che sia disposto a investire tanto quanto te. Ricorda che una relazione sana si basa su presenza, rispetto e coerenza. Se lui non offre questo, è un segno chiaro che il gioco non ne vale la pena. Questo ciclo di scomparsa e riapparizione, anche se inizialmente può sembrare emozionante, è un modo efficace per tenerti in costante incertezza. Sa che, lasciandoti senza notizie, sta alimentando la tua ansia e curiosità. Ogni volta che si allontana, ti ritrovi a chiederti: ho fatto qualcosa di sbagliato, o è ancora interessato a me? Questa costante oscillazione tra caldo e freddo non fa che aumentare la tensione emotiva, facendoti essere più disposta a fare uno sforzo per riparare o mantenere ciò che avete. Tuttavia, il problema qui è che lui non si impegna mai completamente con il tuo cuore, perché sta solo testando i limiti della tua pazienza e dedizione. Con il tempo, questo schema può influire sulla tua autostima. Potresti iniziare a mettere in discussione la tua qualità come partner, credendo che la tua presenza non sia apprezzata o che tu debba comportarti in un modo specifico per meritare la sua attenzione. Ma la verità è che una relazione che dipende dalla tua insicurezza e dalla necessità di approvazione non sarà mai sana. Quando qualcuno ti apprezza veramente, fa di tutto per stare al tuo fianco e dimostrarlo in modo costante. Non c'è spazio per giochi o manipolazioni quando si tratta di costruire una connessione autentica e affidabile. Se lui continua con questa dinamica, la scelta migliore è mantenere la tua dignità e non entrare nel gioco. Mostrare che hai i tuoi limiti e che non accetterai questa montagna russa emotiva è un passo cruciale per proteggere il tuo benessere. E, cosa ancora più importante, abbandonando questo ciclo, fai spazio per qualcuno che sappia davvero riconoscere e apprezzare la tua presenza in modo costante e sano. Questo tipo di comportamento, in cui lui nasconde deliberatamente i suoi sentimenti, è una delle forme più sottili di manipolazione emotiva. Non mostrando ciò che realmente sente, crea uno spazio di incertezza in cui inizi a chiederti costantemente cosa stia succedendo. Gli piaccio davvero? O sto facendo qualcosa di sbagliato? E la cosa più pericolosa è che, più cerchi risposte, più lui si allontana, alimentando ancora di più la tua insicurezza. Ti ritrovi a giocare a un gioco in cui, ad ogni momento, ti chiedi cosa posso fare affinché lui mi dia attenzione? Questa dinamica diventa un circolo vizioso, in cui senti di doverlo compiacere costantemente o addirittura cambiare chi sei per ottenere il suo affetto. E non ricevendo segnali chiari di affetto o amore, inizi a sentirti come se stessi lottando per mantenere qualcosa che, in realtà, dovrebbe essere naturale e reciproco. Questo tipo di relazione basata su briciole di affetto, in cui non sai mai veramente dove ti trovi, è emotivamente logorante e può minare la tua autostima. La chiave qui è rendersi conto che una relazione sana non dovrebbe mai lasciarti dubitare dei sentimenti dell'altro. Se lui non è in grado di mostrare in modo chiaro e onesto ciò che sente, questo non è segno di profondità, ma di una manipolazione emotiva mascherata. La risposta ideale è non accettare questa dinamica. Meriti qualcuno che sappia esprimere i suoi sentimenti e che valorizzi la tua presenza in modo costante e chiaro, senza lasciarti nell'incertezza, cercando sempre la tua validazione. Quando ti rendi conto del valore che hai, inizi a pretendere di più che delle briciole. E credimi, meriti molto di più di questo. Questo gioco di occultamento dei sentimenti è una forma efficace di controllo emotivo, che ti lascia sempre in attesa. Lui non mostra molto, ma a volte fa un gesto o un commento che ti dà un'idea che forse gli piaci davvero. Questo ti tiene legata all'idea che, con il tempo, lui si aprirà e ti mostrerà cosa sente. Ma ciò che sta realmente succedendo è che ti tiene al buio, facendoti cercare sempre di più queste briciole di affetto. Ed è in questo vuoto emotivo che ti senti persa, perché la mancanza di chiarezza nella relazione non fa che aumentare la tua ansia. Questo comportamento può essere estremamente logorante,
soprattutto se stai investendo emotivamente. Crea una disconnessione tra ciò che vivi internamente e ciò che lui dimostra esternamente. Cominci a chiederti, forse non gli piaccio abbastanza? Forse non gli importa di me? La risposta qui è semplice, nessuno dovrebbe farti sentire così. Le relazioni sane sono fatte di trasparenza e rispetto reciproco. E se lui ti sta intenzionalmente mantenendo in una posizione in cui ti senti insicura, questo non è amore, è manipolazione. È fondamentale che tu stabilisca le tue aspettative e riconosca il tuo valore. Se ti rendi conto che stai sempre cercando un'approvazione che non arriva mai, questo è un segnale di allarme. La reciprocità e il rispetto devono essere la base di ogni relazione, e se questo manca, la cosa migliore da fare è allontanarsi. Non accettare di essere trattata come un'opzione mentre lui ti tiene ai margini. Meriti di essere amata in modo pieno, senza dover indovinare cosa l'altro sente. Non accettare briciole di affetto. Meriti un amore chiaro, vero e che ti faccia sentire sicura e valorizzata. Hai mai riflettuto sul tipo di relazione che stai costruendo? Se un uomo sta costantemente mettendo in atto questi test e giochi emotivi, la domanda che dovresti farti è: si preoccupa davvero di te? La verità è semplice, nessuno che ti valorizza veramente ti manipolerà. Se lui ti sta mettendo alla prova, facendoti sentire in situazioni che ti fanno dubitare del tuo valore, è ora di riflettere se merita davvero di essere nella tua vita. Cosa hanno in comune tutte le relazioni sane? Reciprocità, rispetto e valorizzazione reciproca. Non dovrebbe essere una battaglia costante cercare di compiacere l'altro o cercare di indovinare cosa sente. Una buona relazione è quella in cui entrambe le parti sono disposte a investire e a impegnarsi in modo equo, senza giochi o manipolazioni. Meriti qualcuno che ti rispetti, che ti valorizzi e che sia disposto a crescere con te, non contro di te. Ora, se inizi a notare questi segnali, la cosa migliore che puoi fare è allontanarti. Dai priorità alla tua autostima, al tuo benessere. Non accettare briciole di affetto o relazioni che ti portano solo insicurezze. Quando ti valorizzi, ti rispetti e ti ami, le persone intorno a te cominceranno a notarlo e attirerai quelli che sono sullo stesso livello di rispetto. Ti è piaciuto questo contenuto? Hai mai vissuto una situazione simile? Vogliamo sentire la tua opinione. Commenta qui sotto le tue storie su relazioni e test emotivi, e non dimenticare di iscriverti al canale Emozioni e Connessioni. Qui parliamo di tutto ciò che riguarda le relazioni, le emozioni e le connessioni, e vogliamo che tu faccia parte di questo viaggio con noi.